dati giusti. Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Cosa abbiamo qua? Abbiamo un gran scorreggione. Ma che è scorreggione? Questo qua è un bellissimo moschetto inglese, Brown Bass, Shortland Pattern, del periodo della rivoluzione americana. Chamber check. Però io sai che ho una bella idea per provarlo. Ah, perché lo vuoi provare? Certo, lo proviamo. No. Io ho un'idea per provarlo. No. No. Sì. No. Sì. Qua- Sì, no. sì, sì. Molto bene ragazzi, siamo di nuovo qua. Sei contento Max? Oh, proprio un sacco. Siamo in divisa del King's 8 Regiment of Foot. Diamo un grande ringraziamento all'associazione storico-culturale King's Regiment of Foot, che tra le varie cose è un'associazione della quale faccio orgogliosamente parte. E siamo qui, io in divisa da sergente, e Ed io Max da zappatore. siamo pronti a farvi vedere in maniera più accurata e dettagliata possibile come si faceva la guerra e come si combatteva nel 1700, facendovi vedere al meglio le possibilità e il tiro con queste armi. Sì, daremo un atto pratico del tiro del moschetti ad avancarica e anche qualcosa in più. Va bene ragazzi, buona visione. Bayonets! Shoulder! Firelocks! From the right, count you by 2. 1, 2, 1, 2, 1. Ok, altro. Ok, perfetto. Molto bene, procediamo con la prima prova, ovvero una prova della precisione utile di queste armi, quindi una precisione di tiro nel tiro singolo, quindi lo proveremo Un uomo solo che spara. un uomo solo per volta che spara, lo proveremo È con- una cosa che si fa solo a titolo esplicativo. Non è mai esistita, mai esisterà l'uomo singolo che spara. No, infatti, appunto, e questo ve lo spieghiamo dopo. Hollywood ci ha insegnato che i moschetti, avete visto tanti film dove i protagonisti colpiscono con moschetti a canna liscia bersagli in corsa a distanze incredibili. Ora vediamo alla gittata utile di 50 yard, quindi si parla di 45 metri più o meno, se il soldato era effettivamente in grado di colpire ciò a cui stava mirando. Qui abbiamo una sagoma che, guarda, non si nota la differenza. Un torso Perfetto. umano, quindi la precisione pratica, e la vedremo volta per volta con i nostri ragazzi. Buona visione!
Ragazzi, adesso vi mostreremo nel dettaglio come avviene il caricamento da parte di un soldato di questa tipologia di armi. Prime and load! Come abbiamo visto, il soldato si porta l'arma al fianco, libera dalla copertura la martellina e la pone in avanti, la apre per esporre il bacinetto. Open pants. Handle cartridge. Il soldato estrae la cartuccia dalla giberna, se la porta alla bocca per metterla nell'apertura a strappo, poi carica la cartuccia di carta. Parte della carica della cartuccia viene posta nel bacinetto e questo permetterà l'innesco dell'arma. Shut your pants. Di conseguenza il bacinetto viene chiuso. Cast out. E si inizia il caricamento dalla volata della canna. Charge with cartridge. L'intera cartuccia viene svuotata e spinta all'interno della canna. Draw rammers. Come detto in precedenza, questa procedura è agevolata dal fatto che la palla è sottocalibrata, quindi verrà spinta più facilmente all'interno della canna. Ram down cartridge. Return rammers. Shoulder arms. Make ready. Bene, in questo momento il soldato arma il cane, che era in posizione di sicurezza e non poteva sparare. Adesso è pronto allo sparo e io mi sposterò se no mi brucia la faccia. Present. At will. Prime and load. L'hai preso? No, hai preso la sagoma, non l'uomo. Ci sei andato molto vicino. Vediamo che il nostro Private Eminem, ovvero il nostro Mattia, ci è andato molto vicino. Ha piazzato 2 colpi pericolosamente vicini alla sagoma. Quindi sarebbero stati colpi estremamente pericolosi se questo soldato fosse stato in formazione. Ma se avesse mirato a un soldato singolo da solo in mezzo a un campo, l'avrebbe mancato. Si sarebbe sentito fischiare molto bene la palla. Cambiamo bersaglio. Prime and load! Beh, sembra che il bersaglio del caporale Matlock possa essere riutilizzato per il primo dei soldati. Come vedete, nessun colpo a segno, nonostante nella vita di tutti i giorni il caporale Matlock, anzi diciamo il nostro Francesco, sia comunque un tiratore. Non è la prima volta che spara, è uno che spara abitualmente al poligono, quindi è uno che sa sparare. Questo fa capire quanto era difficile fare centro con questi aggeggi, già a 50 yard. Passiamo al prossimo.
Vediamo il nostro Private Flint come riuscirà a fare contro il sergente avversario. Mi fischiano un po' le orecchie. Brayman, load! Ma perché gli facciamo fare tutta la procedura? Non sarebbe più comodo dirgli vai, datti una mossa? No, perché anche durante l'addestramento era importante che i soldati rispettassero appieno la procedura di tiro che avrebbero eseguito nei ranghi. Questo perché in combattimento non si sarebbero mai trovati da soli, ma dovevano assolutamente imparare come eseguire e come comportarsi quando sarebbero stati impiegati in una formazione serrata. Ah sì, ha senso, così eviti di darti la bacchetta nei denti con quello di fianco o il fucile nelle ginocchia con quello dietro. O ancora peggio, trovarsi, magari sbagliando la posizione dei piedi, in una posizione più avanzata o più arretrata rispetto alle bocche degli altri, quindi esponendosi a fuoco amico. Sì, perché combattendo su più ranghi avere la canna del fucile dietro, di quello dietro troppo vicino alla faccia non doveva essere bello. Si avevano soldati alle spalle, spesso e volentieri soldati davanti e soprattutto soldati ai fianchi. Quindi bisognava imparare a muoversi come macchine. Private Flint, back in the ranks. Andiamo a vedere cosa ha fatto. Beh, anche qua non abbiamo preso assolutamente niente. Ne sei sicuro? Ah, no! Qua c'è un foro, vedete? Quasi fuori sagoma. Quasi fuori sagoma. Diciamo che la mia controparte disegnata, la mia controparte cartone, si è salvato, ha sentito fischiare una baletta veramente vicina, ma anche qua si è salvato. Quindi vedete, è già il terzo bersaglio consecutivo senza neanche un foro in sagoma. Preso. Vacca? Nel rene, no, nello stomaco. Il nostro Private Jackson ha colpito la mia controparte cartone. Su 3 colpi sparati, uno è in sagoma, gli altri 2 no, quindi potete vedere che non c'è una vera e propria precisione, perché comunque vuol dire che il tiro è comunque già aleatorio. Ricordiamo che stiamo sparando con la carica esattamente usata all'epoca, quindi una palla calibro 70 in una canna calibro 75, dove lo spazio di gioco tra la palla e la canna è preso esclusivamente dalla carta dell'involucro della cartuccia. Nonostante questo, a 50 metri scarsi è molto difficile fare segno, fare centro insomma. Bravo Jackson comunque, che per primo ha messo a segno un colpo. Cambiamo sagoma. Vediamo infine se il nostro zappatore Max, sfruttando la sua grande abilità nel tiro con armi a canna liscia, ben nota a chi segue SBAM, riuscirà a colpire il bersaglio più ambito, l'ufficiale nemico a cavallo. Abbiamo la sagoma là in fondo. Eviterò battute. Max, cappello. Prime and load. E a sinistra.
aver visto qualcosa. Andiamo a vedere. Max, con l'ultimo colpo hai fatto fuori il povero cavallo. Giuro che ho tirato alla persona sopra, non sparerei mai a un cavallo. Però questo ci fa capire anche quanto fosse un facile bersaglio la cavalleria, per via delle sue dimensioni. Tra uomo e cavallo, quando si parla di un reparto di cavalleria, si parla di uno spazio occupato molto grande, che offriva anche un facile bersaglio per una formazione di fucilieri ben addestrata. Beh, bravo Max. Bene. Avete visto che queste armi nel tiro singolo non valgono praticamente nulla. Questo risponde anche alla domanda che si fanno in tanti quando guardano certi film storici e chiedono: ma perché questi qua tutti insieme, tutti uniti, schierati a prendersi le pallottole? Ma erano scemi? No, assolutamente. Il motivo era proprio quello che avete appena finito di vedere. Queste armi erano terribilmente imprecise. L'unico modo per usarle con una certa efficienza era usarle in raffica di battaglione, dove tutti gli uomini sparavano all'unisono. Per compensare la precisione effettiva di queste armi si faceva leva sull'effetto morale delle armi usate in salva. Per l'ultima prova testeremo quello che era il modo effettivo di combattere della fanteria di linea nel 1700, ovvero la scarica di battaglione o di plotone. Per testare questa modalità di tiro eseguiremo la prova come si usava all'epoca, sparando contro dei lenzuoli che simulavano lo schieramento avversario, ovvero se le palle, i colpi che riuscivano a finire dentro a questi lenzuoli erano l'effettiva capacità di infliggere danni alla formazione nemica. To the right, face! Right shoulder forward, march! Ora testeremo l'efficacia di queste armi nel tiro a raffica. Per ragioni di sicurezza non spareremo schierati su 2 ranghi, ma spareremo 2 colpi schierati su un rango solo, per simulare i 2 ranghi. Vediamo cosa riusciremo a fare partendo dalla distanza di ingaggio estrema, considerata estrema, ovvero 100 yard. Per maggiore realismo monteremo le baionette. Division! Fix! Bayonets! Shoulder! Arm! Make! Ready! Present! Burn! Recover! Prime and load! Make! Ready! Present! Burn! Recover! Ora ci spostiamo a una distanza di tiro intermedia, 50 metri. Make! Ready! Present! Burn! Recover! Make! Ready! Present! Burn! Recover! Ora proveremo l'ultima distanza. Avete presente quando nei libri di storia si parla spararono quando videro il bianco dei loro occhi? Più o meno 35 yard. Vediamo l'effetto che faranno questi moschetti, 2 raffiche di questi moschetti a 35 yard. Prime man, load! Make ready! Present!
Time and load! Questo era il momento quando la formazione nemica veniva vista vacillare, era il momento di attaccare. Forward! March! Charge! Bene! Huzzah! Charge! Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto E che abbia chiarito molti dubbi. riguardo alle armi da fuoco e alle loro tattiche di impiego nel 1700. E è stato... No, perché è stato massacrante. Non è vero, potete dai. rendervene conto. Non è vero, è stato divertente. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e non dimenticatevi di mettere il like alla pagina, like al canale e se volete veniteci a trovare sul nostro canale di Telegram, del quale trovate il link nella descrizione di questo video. Da Cook E da Max? è tutto.